Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del diavolo. Potrebbero esserci forti passioni in vista, potrebbero essere tentazioni, qualche cosa che vi attira fortemente, stile calamita, o potrebbe anche essere una questione di giochi di potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ruota della fortuna, fante di spade, c'è come un cambio di scena con questa ruota della fortuna iniziale, ragazzi. Tenete presente che la ruota della fortuna comunque è un 10, ma è anche una carta che parla di karma, quindi per qualcuno potrebbe esserci come proprio un cambio karmico in questo periodo. Allora, ruota della fortuna, fante di spade, abbiamo la stella, un 5 di pentacoli, l'appeso, abbiamo la carta della forza e un 8 di pentacoli. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, non importa il tipo di legame che vi unisca. Poi cercherò di confrontare le due energie. Partiamo con la ruota della fortuna. 3 di bastoni e 6 di spade. Sento che siete come proiettati in avanti. C'è un 3 di bastoni, si parla di progetti, di novità, di nuove conoscenze. Con il 6 di spade sento che state cercando come di allontanarvi da qualche cosa che mi viene da dire ha compiuto il suo ciclo nella vostra vita. Andiamo a vedere il fante di spade perché potrebbe essere una persona nuova che andrete a conoscere. Regina di spade, asso di pentacoli. C'è come questo nuovo inizio effettivamente. Con l'asso di pentacoli mi fa ben sperare che sia un inizio di tipo concreto, però è anche vero che avete come delle vostre regole, siete in fase di osservazione, potreste essere in un momento dove state cercando info su questa persona. Andiamo a vedere la stella, imperatore e fante di spade. Io credo che voi stiate cercando qualche cosa di stabile e con questi due fanti di spade stiate un attimino cercando di capire se con questa nuova energia effettivamente si può costruire qualche cosa di duraturo. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Qui c'è anche un tema con la casa, per qualcuno, con la residenza. Allora, infatti,
Abbiamo un 10 di pentacoli e un diavolo. Mm. Mi sa tanto di dipendenze familiari. Può essere che dipendiate da qualche familiare o che siate come in questa fase di controllo perché non vogliate più dipendere da nessuno, perché non volete farvi controllare. Oppure siete voi che avete come questa dinamica di controllo per paura di nuovo di essere delusi. C'è un tema qui, con la costruzione di qualche cosa di duraturo. Qui avete anche l'imperatore. Le sento un po' collegate, queste due carte, 10 di pentacoli e l'imperatore. Andiamo a vedere l'appeso. Perché qui è come se ci fosse la necessità da parte vostra, imperatore e imperatrice, di vedere le cose da un'altra prospettiva. Può anche 6 di pentacoli. Ecco, quindi è come se doveste cercare qual è il giusto equilibrio tra voi e questa persona. Potenzialmente siete due persone costruite, perché c'è sia imperatore che imperatrice, quindi è come se ognuno di due avesse già la propria vita. Io credo che questo gruppo di carte sia più, mi viene da dire una vostra paura, più che qualche cosa di reale. E qui, guardando le cose da un altro punto di vista, vi renderete conto che c'è la possibilità di creare una relazione in equilibrio, uno scambio che sia equo, un qualche cosa che possa nutrire entrambe le parti. Andiamo a vedere la forza. Qualcuno qua potrebbe avere figli e quindi sentirsi come vincolato o quel tipo di dinamica familiare di cui vi parlavo prima, appunto potrebbe essere collegata ai figli. Magari sono piccoli, non potete muovervi come volete, avete degli orari da dover rispettare. Allora, fante di bastoni e 8 di coppe. Io sento che nonostante quelle che potrebbero essere le paure, le costrizioni, le poche informazioni che avete, ehm, io sento che in qualche modo questo coraggio di buttarvi in questa nuova conoscenza ci sarà. Sento che è come se voleste applicarvi, vedrete il potenziale e qui con l'otto di pentacoli sento che sarete disposti a fare questo sforzo per conoscere questa persona, per andare avanti in questa frequentazione. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. E come abbiamo un 7 di coppe e la torre, è come costruire qualche cosa con quest'otto di pentacoli giorno dopo giorno, in modo concreto, facendo attenzione ai dettagli, lasciando indietro o comunque buttando giù quelle che sono le vostre proiezioni. E siccome il 7 di coppe è una di quelle carte legate anche alla luna, posso rivedere un po' qua con questo diavolo questo bisogno di destrutturare le aspettative, di destrutturare le proiezioni. Le proiezioni sono prendere un qualche pensiero, che potrebbe anche essere un'esperienza del passato, e proiettarla su qualcun altro. Io credo che nonostante questa sorta di restrizione che potreste avvertire con questo diavolo, potrebbe essere il controllo, come se steste controllando questa persona, le dinamiche, o steste osservando come si muove, come si comporta, però vedrete questo potenziale e quindi secondo me deciderete di muovervi verso questa persona. Allora, i segni zodiacali potrebbero essere gemelli come voi, acquario, leone, capricorno, toro,
e basta. Ok, andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Abbiamo l'appeso che avete anche voi. Pare che ambedue siate come in un momento di osservazione, in un momento riflessivo. Abbiamo il re di coppe e il 7 di coppe. Fante di coppe, re di bastoni, fante di spade che avete anche voi. Io sento che questa persona ha tante opzioni, Ancora una carta, per piacere, grazie. Sette di bastoni. Allora, secondo me con questo appeso iniziale anche la vostra persona di interesse sta valutando certi aspetti della conoscenza, della relazione. Adesso dipende un po' da quanto tempo vi state frequentando, però c'è come un momento di accettazione, mi verrebbe da dire. Probabilmente se voi avete questo tipo di vincolo, per esempio a livello familiare, i figli, quello di cui ho parlato prima, c'è come una rivalutazione da parte di questa persona. 9 di coppe e 4 di pentacoli, e come rendersi conto che comunque con voi sta bene, che c'è come una sorta di sicurezza, di concretezza nella relazione con voi. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un matto, voi avete un asso di pentacoli, quindi qui c'è un potenziale inizio effettivamente da parte di entrambe. 5 di pentacoli e sacerdotessa. Secondo me c'è la voglia di conoscersi, c'è la voglia di buttarsi, c'è questa verve, questo entusiasmo. Potrebbe anche essere una persona che ha sviluppato una certa intelligenza emotiva con questo re di coppe, quindi essere una persona abbastanza equilibrata, però è come se si buttasse in questa conoscenza, mi viene da dire con l'aspettativa di essere delusa, perché con questa sacerdotessa al contrario è come se ci fosse qualche cosa che ancora sfuggisse, nonostante cioè stia tentando di vedere le cose da una diversa prospettiva. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché è una carta che comunque avete anche voi e mi parla di quelle che potrebbero essere le possibilità. In questo caso c'è la luna che spiega il 7 di coppe, quindi potrebbero essere tranquillamente anche le proiezioni di questa persona e una morte. C'è qualche tipo di proiezione, idea, ideologia, paura, punto vuoto da cui questa persona parte. Io credo che con questa morte al contrario sia in una fase di resurrezione, mi verrebbe da dire, e che stia valutando un po' magari che cosa offrite, che cosa potete costruire insieme, dove vi potete trovare, su che punti potreste costruire qualcosa. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Dieci di coppe, 10 di pentacoli, e che ambedue avete il 5 di pentacoli, quindi sento che in qualche modo entrambe hanno come un vuoto, che normalmente, essendo un pentacolo un elemento di terra, può fare riferimento a un vuoto economico o a un vuoto materiale.
10 di coppe imperatore, anche voi avete l'imperatore. Io credo che questa persona stia sognando con una relazione stabile, con una relazione concreta, con qualche cosa di duraturo, però è anche, cioè, ha un fante di coppe. Credo che abbia come un'idea un po' ingenua di quello che vuole costruire. Ma giustamente, avendo la luna e il sette di coppe, può essere che non abbia come una visione reale della realtà, che abbia come un'idea un po' troppo romantica, se vogliamo, del costruire qualche cosa insieme, dell'andare a vivere insieme, della famiglia. Allora, abbiamo un 10 di pentacoli che avete anche voi con il re di bastoni e qui ho la sensazione che potrebbe effettivamente puntare a qualche cosa di più concreto al vedersi più spesso. Abbiamo anche un fante di pentacoli. Sento che questa persona è pronta a fare qualcosa per conoscervi meglio, per trascorrere del tempo insieme, per fare progetti, per parlare, per studiare un'eventuale evoluzione. Qui abbiamo fante di pentacoli, fante di spade, che adesso andiamo a vedere. C'è come un'energia di pianificazione, sento qua. O è come se entrambi stesse cercando di capire dove potreste andare insieme, qual è l'obiettivo. Due di coppe e, nove di pentacoli. Questa persona è come se stesse monitorando che tipo di indipendenza e di autonomia avete all'interno della coppia. Vi dico, ci sono 2 5 di pentacoli da parte di entrambe. Può essere una carta che mi parla di dipendenza per certi versi, dipendenza economica, dipendenza affettiva, e questa è la carta dell'indipendenza. Io ho come l'idea che questa persona stia cercando di capire se siete persone che se la sanno cavare da soli o se avete come bisogno sempre di sostegno. Non lo so. Siccome è una persona con questo re di coppe molto 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 matura, e vi dico che per qualcuno potrebbe anche esserci una lieve differenza d'età, io qui ho come l'idea che stia monitorando quanto effettivamente siete come dite. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Re di spade. Qui voi avete la regina di spade. E ruota della fortuna. Voi ce l'avete all'inizio, questa persona ce l'ha alla fine. Ragazzi, io sento risvolti positivi con questa persona. È vero, re di spade, qua avete la regina, ruota della fortuna, qui. Le energie si somigliano per certi versi, però è anche vero che io ho come l'idea con questo 7 di bastoni, al contrario, che questa persona non si lascerà più distrarre. Una volta stabiliti, diciamo, quali potrebbero essere gli obiettivi comuni, che cosa potete costruire insieme, il fatto che voi avete intenzione soprattutto di costruire e ci state mettendo impegno, sento che questa persona deciderà come di focalizzarsi solo su di voi, nonostante effettivamente potrebbero esserci più energie. In realtà lo sento più per voi. L'altra persona mi sembra come se fosse meno, come vi posso dire, come se avesse meno corteggiatori rispetto a voi. C'è anche una sacerdotessa, potrebbe essere una persona di tipo spirituale. C'è anche il re di coppe effettivamente, che è un po' l'archetipo del maestro spirituale, quindi può essere una persona che ha come altri metri
di valutazione rispetto a voi, però nonostante quello sento che c'è un 2 di coppe e una ruota della fortuna. Può iniziare veramente qualche cosa, c'è un cambio karmico qui secondo me, per qualcuno di voi. Se vedo questo diavolo, 10 di pentacoli, 5 di pentacoli, può essere qualche cosa che ha a che vedere con delle dipendenze. Ora, 5 di pentacoli normalmente fa riferimento alle dipendenze affettive o economiche. Può anche fare riferimento a una ferita di abbandono, quindi fate attenzione a non farvi guidare da quel tipo di paura. Ho paura di essere abbandonato, quindi faccio tutto quello che posso perché questo non succeda. Perché poi che cosa succede? Che voi date e questo equilibrio del 6 di pentacoli, ciao. E invece no, voi dovete proprio dare una cosa e aspettare che l'altra persona ve la renda. E se questo equilibrio non è fattibile, ecco, probabilmente state impostando una relazione a senso unico. Qui non sento tanto che sia così sinceramente, perché c'è un bel 2 di coppe, c'è un 6 di pentacoli, però era per farvi un po' capire le dinamiche, ok? Va bene, andiamo a vedere una sibilla antica. 2, 3, 4, 5 sibille antiche. Allora, qui abbiamo il navigatore, carta numero 10 di nuovo, che è la ruota della fortuna. Viaggio prossimo ed interessante per voi, può anche significare arrivo o partenza di una persona a voi cara. La frase poetica dice: chi va di là dal mar muta aria assai, ma l'animo di rado oppur non mai. Cioè potete andare dall'altra parte del mondo, ma vi porterete sempre dietro il vostro stato d'animo, il vostro stato mentale e via dicendo. Carta numero 22, l'albero. Non siete una persona fortunata, non dovete quindi sperare in vincite al gioco o altro, che anzi vi porterebbero alla rovina. Accontentatevi del vostro stato e confidate solo nelle vostre forze. E la frase poetica dice: allorché far non puoi ciò che vuoi, contentati di far ciò che tu puoi. Abbiamo l'ancora, carta numero 30, e vi dice: state per commettere un errore circa una decisione che dovrete prendere. La vostra salvezza sta nel non abbandonare la via nella quale vi trovate. Ah no, la frase poetica dice: il passer non lasciar che ben possiedi, starna che volar per aria vedi. Carta numero 12, l'edera, fedeltà. Una persona amica opera per il vostro bene e vi procurerà gioia. Se siete in imbarazzo o in pena, significa che un amico vi tirerà fuori dalle vostre ansie. La frase dice: nulla è più dolce, nulla più sicuro che di vecchia amicizia l'ardor puro. Il libro, carta numero 11. Dovrete conferire con una persona di intelletto superiore che vi illuminerà e vi darà buoni consigli. Può anche significare riunione o consiglio di famiglia. E la frase dice: finché chiusa la bocca tien lo stolto, non è dal saggio differente molto. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi come la metafisica, la metamedicina. Si parla di kundalini, di ego, di alto e basso astrale, di traumi, di chakra, di vista eterica, di sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni e sto continuando comunque a imparare, di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico e tenete presente che la 3 è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!